Goodbye, everybody. I got to know. Gotta leave it all behind a place to choose. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo una canzone che mi avete consigliato dei Forestella, e cioè la cover di un famosissimo pezzo rock dei Queen, un pezzo iconico che è Bohemian Rhapsody. Sono molto curioso di vedere come, come l'hanno interpretato, perché non è facile appunto interpretare una canzone così famosa e così iconica che tutti conoscono. Vediamo subito e partiamo immediatamente. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Allora, l'inizio è bellissimo, bellissima l'atmosfera che hanno creato sia con l'arrangiamento che con la componente visiva. Della componente visiva, quindi scenografia e tutto il resto, parliamo poi in fondo alla canzone, perché voglio dirvi appunto la mia e voglio anche sentire nei commenti invece la vostra opinione. Per quanto riguarda l'aspetto più musicale, avete sentito che all'inizio hanno messo, diciamo, una specie di, sì, un pianoforte che fa una sorta di arpeggio che richiama molto, a me, richiama molto la magia, quindi i film della Disney, quindi un arrangiamento diverso da quello che è la canzone originale, quindi un tocco, diciamo, loro. Molto bello. Andiamo avanti. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama. Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time is gone. Sun shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I got to know. Gotta leave it all behind a place to choose. Devo interrompere un attimo, avete sentito che roba? In un pezzettino, in una vocale precisa, ha fatto talmente bene quella parte, così simile a Freddie Mercury, che sembrava quasi fosse lui a cantare. Proprio come modo, come tipo di pronuncia, se voi potete ascoltare questo pezzettino bellissimo, occhi chiusi, potreste immaginare Freddie Mercury. Sentiamolo qua, sentite? I got to know. Questa salita e poi questo vibrato alla fine sono veramente, a mio avviso, molto simili a lui. Lo sentiamo ancora una volta e poi andiamo avanti. Questo deve essere, secondo me, per come la vedo io, per l'interpretazione che stanno facendo, anche questo piccolo dettaglio che lui ha fatto, diciamo tra virgolette, imitando la tecnica
di Freddie Mercury, cioè la sua capacità di fare quel tipo di vocalizzo, secondo me lo sta facendo, l'ha fatto anche come omaggio a Freddie Mercury stesso. Quindi risentiamo e andiamo avanti. Everybody, I got to know. Gotta leave it all behind, a place to choose. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I never be born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, we do the fandango. Sunbubble to lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Ottima questa cosa, avete visto che bello? Hanno fatto qui, in questo aspetto grafico, se guardate bene, in questa composizione che hanno fatto in questa parte un pochino più operistica, questa grafica ci ricorda molto la grafica del video originale dei Queen di questa canzone, in questo punto, e l'immagine della copertina dell'album dei Queen. Secondo me questo è un altro omaggio che loro hanno fatto ai Queen, ma ce n'è pure un altro che io vedo come omaggio. Quando il chitarrista prima di questa parte qua fa l'assolo, per introdurre poi questa parte, ovviamente è un assolo molto più breve di quello che era l'originale, ma l'hanno fatto, quello che hanno fatto, identico. Anche perché un assolo così ben fatto, ben riuscito, così iconico, non si può toccare. È quasi una cosa sacra, risentiamolo. Questa parte qua mi sorprende molto perché nell'originale ovviamente è stata composta con tantissime voci e loro in 4 fanno tutte queste voci e danno l'idea che sia tutto decisamente pieno di voci, come se fossero tanti di più a cantare e non solo 4 persone. Quindi veramente sono bravissimi da questo punto di vista. Ottimo l'arrangiamento e anche tutto il loro modo di cantare. Andiamo avanti. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go! Bismillah, we will not let you go. Let it go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go! Beelzebub is a turning put aside for me, for me, for me. So you think you can solve me as being my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby. Get through this from me, baby. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. Qua si è detto che hanno fatto queste note dinamicamente molto complesse perché sono andate in crescendo ad ogni nota ed è molto difficile per un cantante singolo che canta da solo maneggiare la dinamica e quindi il crescendo o il decrescendo della nota, quindi la maggior potenza, la minor potenza dello stesso suono, non è semplice.
perché uno può iniziare piano e aumentare, diciamo, in modo lineare, per esempio, oppure può iniziare piano e aumentare molto più rapidamente, oppure più lentamente, a seconda del proprio modo di fare. Quindi fare da solo un bel crescendo, un bel decrescendo non è facile, ma farlo in quattro e tutti e quattro coordinati in modo così preciso sembra quasi impossibile, perché basta che uno utilizzi un crescendo leggermente diverso dagli altri come diciamo, distribuzione della salita, che verrebbe subito fuori, non ci sarebbe più quell'armonia che sentiamo, invece qui sono perfetti, quindi ottimo, andiamo avanti. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway, Veramente incredibili. Però per quanto riguarda l'arrangiamento e la scenografia, quindi tutto quella che è la comunicazione non prettamente verbale, possiamo dirla così, di cui ho parlato prima, dico quello che penso, vediamo se voi avete la stessa opinione, scrivetelo nei commenti ovviamente. Intanto, alla fine e all'inizio, quindi qui, vediamo un po', vedete, in questa parte qua, tutto lo sfondo è scuro, blu, eccetera, e loro sono in ombra, cioè la luce che li illumina c'è, quello che canta è più illuminato degli altri, ma sempre luci molto basse, con molti scuri, quindi come se fosse nella penombra, esattamente come l'inizio, vedete? E questo cosa ci comunica? Ci comunica visivamente una situazione di intimità. mm. Quindi ci richiama la notte, la sera, quindi i segreti, le confidenze, eccetera. Invece la parte centrale in cui hanno fatto tutto molto più psichedelico, le luci non sono mai diventate potentissime, ma sono molto più illuminati e soprattutto per aiutarci con l'aspetto visivo in quello che è invece l'aspetto uditivo, hanno fatto in modo di fare questa specie di coreografia psichedelica in cui le luci seguono l'andamento, la potenza, la forza della canzone stessa. Quindi luci molto frenetiche quando loro cantano il coro, il che suggerisce a noi visivamente la stessa sensazione di azione, di movimento, di potenza che ci dà questa parte della canzone, molto rock, molto più vivace. Una cosa eccezionale che hanno fatto però alla fine è il momento in cui hanno fatto silenzio, no? Vediamo se lo peschiamo. Ok? Qui c'è completo silenzio e buio. Avete visto questo frammento di silenzio e buio? Quindi non avevamo nessuno dei nostri sensi sollecitati, cioè il pubblico non aveva né l'udito né la vista sollecitato, quindi una specie di assenza di percezione abbastanza lunga come pausa. Che cosa ci crea? A noi come spettatori crea una specie di astinenza, di desiderio di sentire qualcosa, perché siamo arrivati da tutta la canzone molto emozionante, molto coinvolgente, a questo stop immediato e noi ci aspettiamo di sentirli cantare, di sentire altro, questo silenzio e questo buio così, diciamo così, potenti, se vogliamo, ci fanno rimanere in attesa perché non vediamo l'ora che loro facciano qualcos'altro, di sentire qualche altro suono, di vedere qualche altra luce, cosa che poi fanno nel finale. Questo secondo me è un ottimo escamotage per utilizzare la nostra attenzione, noi come spettatori,
per rendere la canzone e il finale in questo caso molto emozionante. Ditemi ovviamente nei commenti se siete d'accordo con me, questa è la mia idea ovviamente. Nei commenti consigliatemi anche altre loro esibizioni o di altri artisti, io le guardo sempre volentieri. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao!